Andiamo a togliere le mousse che sono qua dentro, ma più che altro se dopo 3000 km sono ancora in buone condizioni posso andare a tirar via. Procediamo. Oggi andiamo a fare una roba bella interessante. Andiamo a togliere le mousse che abbiamo messo 3000 km fa, le abbiamo montate con Fabio. Come sono state usate, Fabio? Bene, no? Usate bene, 130 km orari in autostrada. in maniera abbastanza aggressiva, però diciamo che sono state maltrattate come giusto che deve essere, e adesso andremo a vedere qual è il risultato. La cosa che mi interessa capire è tutti i discorsi che ci sono sulle mousse, perché molti dicono appunto che sulle bicilindriche non si possono montare le mousse, che non durano niente. Come saranno messe? Secondo me la mousse su un bicilindrico serve solo come salvagente per tornare a casa. Non hanno la funzione della classica mousse da moto specialistica, ma è solo ed esclusivamente un aiuto di emergenza in caso di foratura, in caso di taglio della gomma. Non deve fare da camera d'aria. Io però le ho usate. Tu le hai usate in tutte le maniere. In off le ho usate come se fosse la mousse di una specialistica, giravo anche senza aria, quindi potrebbero essere distrutte. Potrebbero essere distrutte, ma io confido nel fatto che siano ancora in buone condizioni. Esatto. Comunque, allora, io mi sono trovato da Dio, sia come dice Fabio, appunto, usandole come backup di salvataggio, quindi girando sempre con aria sufficiente all'interno per non andare a gravare troppo sulla mousse. Ho fatto un setting un po' aggressivo, per chi avesse visto il video qualche mese fa, avevo appunto montato le tracker, che sono delle gomme film specialistiche, e le bib mousse, sempre Michelin, e appunto abbiamo fatto 3000 km. Chi segue il canale sa come sono stati fatti questi 3000 km. In questi 3000 km ci sono stati due viaggi, uno da Milano a Viareggio con il diluvio universale, e poi dopo da Viareggio a Milano, e poi ero andato fino da Rebel X vicino Verona, ero tornato, e poi tutti i trasferimenti che ogni volta che giro comunque c'ho un centinaio di chilometri andata e ritorno. Le gomme sono messe tutto sommato bene. Secondo te quanti chilometri ci sarebbero dietro ancora, Fabio, nel tassello centrale? 500. Per qualcuno sono finite. Io le porto di solito alla riserva. Off-road sono finite. Sono finite anche da qualche chilometro. Diciamo che per lo spostamento c'è ancora un 500 km forse di asfalto. Mentre davanti sono messe bene, andavano girate probabilmente, perché qua il tassellino è un po' sacrificato. Se le giri fanno un'altra posteriore, secondo me. Sì. Lo spigolo è ancora bello pronunciato e il tassello è ancora alto. Girandole fa un altro posteriore. Ora, il problema che ho riscontrato è, come dicevo prima a Fabio, le tracker sono gomme che non sono tubeless. Io ho i cerchi tubeless e le ho montate ugualmente. Hanno sempre perso un po' di aria, perdevano circa 0,1 ogni 2 giorni. Il problema è che adesso mi sembra che la perdano molto più velocemente. Questo potrebbe essere che sia un sintomo della mousse che sia un pochino seccata, usurata. Sì, non vorrei che avesse subito il lato della gomma qualcosa. Vabbè, tanto adesso lo smontiamo, vediamo. Fabio si è accorto togliendolo che il disco è molto consumato e c'è lo scalino qua. E quindi che ci facciamo? O si va a sostituire, o se no alla vecchia maniera, come si usava una volta in enduro, col flessibile si va a togliere il gradino. Il problema è che lo spessore del disco è diminuito e sicuramente la forza frenante va a peggiorare. Molto dura, cioè, che roba, riuscire almeno a toglierla. Non c'è aria qua tra la mousse e certo, è troppo duro. Meglio? Sì, quantomeno adesso riesco a mettere bene. Sì, decisamente. Prima hai visto che non riuscivo neanche a muoverla. Sì. Ecco. Oh. C'era ancora aria. Buono, era ancora un pelo d'aria.
A metterle avevi fatto zero fatica, invece a toglierle... Adesso con le mani, guarda, tac. Vedi la differenza tra il passaggio del gradino antistallonamento? Se tu non la fai rientrare qua dentro, la gomma è dura come un cemento, non la puoi toccare, anche se era senza aria. Proprio quando tu buchi, il fatto di avere questo gradino succede che tu buchi la gomma, non ti esca subito dal cerchio, Sì. come se invece fosse un cerchio tube type, senza quel gradino, nel momento che buchi l'aria scende di colpo e la gomma tende a uscire dal cerchio. Invece così il risultato è stato proprio questo, davanti ai nostri occhi, che non riuscivi a togliere la gomma. Era proprio inchiodata. Superato quel gradino, con le mani hai visto, schiacciando è uscita da sola. Sì, poi era burro. Impressionante. La posteriore l'abbiamo tolta. Qui c'è il cerchio, i bar tubeless a canale stretto tubeless, che devo dire sono comportati Una resistenza incredibile. veramente molto bene. Adesso andiamo a smontare l'anteriore e speriamo che anche l'anteriore sarà messa come la posteriore, ma a regola dovrebbero essere messe bene anche le anteriori, no? O potrebbero essere sbriciolate. Sicuramente. L'anteriore sicuramente è messa molto meglio. Oh, a vederla così sembra nuova, eh? Non voglio dare degli spoiler, ma a vederla... È come nuova. Minchia. Porca troia. Questo È è perfetta. Vabbè, te l'avevi montata a regola d'arte, eh? Ci hai messo un botto di grasso. Ecco a voi, perfetto. Un'altra gomma nuova. Questa fa altri 3000 km, ma è nuova. Io cosa ti avevo detto? Queste qua, se usate Nuova. bene e tenute l'aria dentro, senza Ma usarla... io non le ho usate bene. Considera che l'ultimo viaggio che ho fatto in autostrada, quello di Reggio Milano, ho visto la gomma era finita, ho detto vabbè, sai che c'è? Le provo a maltrattare. Veramente, cioè io ho fatto 140-150, L'aria chiaramente, un po' d'aria c'era dentro. Fa sì che questa mousse non è come se non l'avessi mai montata. No, ma ragazzi, Senti sono che perfette. ha perso Ora un vediamo pelino davanti. di durezza, ma ci sta. Cioè 3000 km, Sì, però sì. è ancora perfetta. Pazzesco, veramente pazzesco. Alla faccia di tutti quelli che dicono le mousse sulle maxi enduro non si possono montare. Però quello che ha fatto la grossa differenza è questo. Tu puoi comprare le mousse che vuoi. Una mousse normale sarebbe morta. La Michelin nuova, come se non l'avessi mai messa. Quindi direi l'investimento delle mousse consigliatissimo, ragazzi, consigliatissimo. Però ecco, io rispetto a quello che dicevamo all'inizio, no? Che tu dicevi appunto conviene utilizzarle di backup, no? Io le ho usate invece in maniera enduristica, cioè alcune volte proprio zero aria completamente, Ma il cioè problema- sgonfiavo completamente e le La usavo... mousse, lei soffre la pressione E la velocità, e la velocità. certo. La velocità vuol dire attrito, vuol dire calore, la mousse si scalda e il calore è quello che ammazza una mousse. Se tu gli metti l'aria e fai sì che l'attrito sia minimo, il calore quindi minimo, la mousse è nuova. Ma se dovesse lavorare solo la mousse, vuol dire che tutto il calore che prende la gomma lo trasferisce direttamente alla mousse. Invece qua, essendoci il cuscinetto d'aria, fa proprio da schermo protettivo Certo. nei confronti della mousse. Questo è Porca nuova. un qualcosa di fondamentale se uno vuole montare la mousse, è ingrassarla bene col suo prodotto. Ok, e siamo pronti a rimontare tutto. Ah, lì l'hai già inserita? Nel frattempo Fabio ha già inserito la mousse all'interno di questa gommettina qua. Abbiamo dato queste gomme qua che secondo me sono durissime. Non ho mai avuto una gomma così dura dietro di carcassa. Il tassello non è così duro, ma la carcassa è veramente di marmo. Quindi vediamo alla prima uscita come saranno. Fabio è molto positivo su questa cosa. Vediamo, perché i tedeschi solitamente, a parte le guerre, non sbagliano mai. La posteriore è dura, ma l'anteriore è burro. Sei più sereno a lavorare oggi, visto che i cerchi sono graffiati, non come la prima volta. La prima volta, vi lascio il video sotto, quando eravamo messi la prima volta, il povero Fabio aveva i cerchi miei nuovi di pacca, è stato bravissimo, non ci ha fatto neanche un segno. Sono morto. Ho perso 20 anni della mia vita. Però non ti avevo messo pressione, ti avevo detto non ti preoccupare perché tanto è la prima uscita di graffio, quindi... Allora ragazzi, passiamo all'anteriore. Vediamo che ne salta fuori, Fabio dice che l'anteriore sarà messa ancora meglio, quindi vediamo ste mousse qua come sono.
Peraltro Fabio ha appena aperto la nuova officina, qua c'è un biglietto sullo sfondo che qualcuno di voi lo riconoscerà. Bellissimo spazio, è a 2 passi da Milano, potete fare ogni tipo di intervento qua, sia per moto da strada che fuori strada. Diciamo che fuori strada lui è il top. Peraltro, oltre che essere un gran meccanico, è anche un gran pilota, quindi siete in buone mani proprio. E ora stiamo a vedere come è messa la mousse nell'anteriore. L'aria l'abbiamo fatto. Dai, una passeggiata questa rispetto alla posteriore. Dovresti bestemmiare meno. Molto meno. Guardala lì. Qui con la posteriore eri ancora tipo a cercare di capire. Esatto. Questa è proprio una passeggiata. Submission. Queste le avevo fatte provare a un cliente su un 690 che era molto titubante perché doveva fare 4 giorni, una cavalcata di 4 giorni in Sardegna, ed era preoccupato che non arrivasse alla fine dei 4 giorni. Sì. E in realtà si è trovato da Dio e ha chiuso i 4 giorni, anzi ha trovato molto bene. Immagino c'aveva ancora gomma dopo 4 giorni. In Sardegna è... Ah, la Sardegna, no, io non sono mai stato, ma me l'hanno detto un po' di amici che sono stati che è una tragedia. Una tragedia. Allora, momento della verità anche per l'anteriore. Come quando praticamente l'avevi tirata fuori dalla scatola. Esatto. È un filo più secca della posteriore questa. Non so come, forse perché è entrato più sporco. Si è un po' ammorbidita. Però è messa bene anche questa, no? Perfetto. Non ha un segno, non ha un taglio. Ingrassiamo bene e riparte. Che figata. Ipotizziamo che con una coppia di mousse quanto ci si può fare? Una persona normale, perché io le ho utilizzate veramente male. Se uno le usa bene, che ci fa? Tra i 10 e i 15 mila. 10-15 mila. Io cosa ci farò? 7.000, 8.000? Secondo me sì, un 2 treni di gomme. L'anteriore secondo me, il problema dell'anteriore è che tu vuoi sempre un anteriore bello sostenuto per far sì che lo sterzo non chiuda, e quindi vai a forzare, poi soprattutto i bicilindrici, tutto il peso è sull'anteriore, sono molto caricati sull'anteriore, e quindi ci sta che la mousse abbia sofferto un pochettino di più rispetto alla posteriore. Cioè, a vederla, non so se è una cazzata che sto dicendo, mi sembra forse un filino meno voluminosa rispetto a quando l'avevano messa. Sì, tra le due si è consumata di più l'anteriore, non il posteriore. Che uno dice è impossibile, eppure. Proprio perché probabilmente il carico che si ha sull'anteriore, però l'ha deformata molto di più, la posteriore era molto messa meglio. E infatti davanti tendeva a perdermi un po' più di aria. Perché era andata giù questa. Però comunque altri 3.000 ce li riesco a fare, sì. Anche perché, ripeto, la mousse deve essere un aiuto, non devi andare con la mousse. La mousse ti serve solo in caso di foratura o di taglio. Quindi secondo te è sbagliato come faccio io che la faccio lavorare? Con l'anteriore è sbagliato perché ti rende la guida molto complicata, molto dura, molto pesante. L'anteriore deve essere sempre bella gonfia perché ti aiuta a far chiudere meno lo sterzo. La posteriore invece no, puoi andare anche senza aria perché aumenta di molto il grip. Sì, poi con questa gomma che abbiamo messo penso di sì, sicuramente. Con l'Aidenau secondo me... Con la Dynamo secondo me va bucata la gomma proprio. Sì. Oh, magari scopriamo che sono la svolta, chi lo sa? Sono dell'idea che bisogna sempre provare. Uno si può trovare bene, male, ma bisogna provare. Leggere basta. Poi la gomma è molto personale, quindi bisogna focalizzarsi su quello che la persona percepisce. Bisogna provarla proprio sulla propria pelle, perché ognuno di noi ha il proprio stile di guida. Mettiamo dentro. Fai una prova avanti e indietro per capire giusto se... Senza impennare. Senza impennare e senza andare in tangenziale. Per vedere se non esplodono. Esatto. Belle sono belle, eh? Quindi diciamo che per fare l'aperitivo vanno bene. Adesso proviamola. Piano piano.
Forziamo un po' lo slip perché saranno untissime. Bene ragazzi, sono entrato che c'era il sole e andiamo via che è buio. Come avete visto ragazzi, le mousse sono in ottime condizioni, possiamo dire che hanno molto senso da mettere sulla moto, sia per un discorso di sicurezza, che se bucate chiaramente avete la gomma che è sostenuta, ma più che altro per un discorso di performance in fuoristrada. Direi che Michelin si è dimostrata essere una garanzia. Io adesso sto tornando verso casa su le nuove gomme che mi ha messo Fabio. Settimana prossima ci sarà un bel video sul montaggio di queste gomme, la presentazione, vi racconto un po' come vanno, come non vanno, perché le porteremo una bella traccia a fuoco fuori strada e le testeremo per bene. Vi dico solamente che siamo andati a montare delle DNA e che sono ancora più specialistiche rispetto alle tracker. Infatti, devo essere sincero, mi sto trovando un po' stranito alla guida, però non vi voglio dire altro. Quindi vi do appuntamento a domenica prossima. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, se vi piacciono questi contenuti seguite il canale che è pieno zeppo di queste robe qua. Vi auguro ancora buona domenica e ci vediamo settimana prossima. Ciao ragazzi!